Bentrovati ragazzi, oggi vi delizierò con un bellissimo e buonissimo tronchetto innevato farcito con golosissima crema pasticcera, bella ricca di tuorli, aromatizzata, proprio come si fa qua al nord, bella ricca di tuorlo. Allora, partiamo subito con le dosi della crema pasticcera, quindi andremo per step. Allora, per la crema abbiamo 150 g di tuorlo, poi abbiamo 150 g di zucchero, 47 g di amido di mais, mi raccomando non la farina, si tende ormai a usare l'amido di mais che la rende molto più cremosa. Potete anche fare metà amido di mais e metà amido di in modo tale che venga sia bella cremosa che vellutata e liscia per quanto riguarda la funzione dell'amido di riso. Poi abbiamo 500 g di latte e 125 g di panna che io ho già messo a scaldare e ho messo dentro una barca di vaniglia che ho inciso in modo tale da estrarre i vari semi. Ho messo anche un po' di aroma al rum, però quello va a vostra preferenza, e ho aggiunto anche una puntina di estratto di vaniglia. Cosa faccio? Ho messo a scaldare la pentola, dopo una volta che si è scaldato il latte e la panna spengo la fiamma e faccio rimanere lì in infusione un quarto d'ora. Quindi adesso più o meno un quarto d'ora è passato, quindi una volta che avremo assiemato i nostri composti andremo a riscaldare il latte. Quindi partiamo subito con i tuorli, che non facciamo altro che mescolare insieme allo zucchero. Mi raccomando, non fate mai riposare il tuorlo insieme allo zucchero perché altrimenti tenderà a fare dei grumi, quindi lo zucchero una volta che viene inserito bisogna mescolarlo subito. I 47 g di amido, sì, può sembrare una dose un po' troppo precisa, però è collaudata su 1 litro di crema, quindi non ho fatto altro che suddividere le proporzioni per mezzo litro di latte, visto che comunque per farcire il nostro tronchetto sarà sufficiente. Quindi una volta che abbiamo miscelato per bene i tuorli con lo zucchero, andiamo a inserire dentro il nostro amido. Come vi dicevo, io ormai da parecchio tempo non uso più la farina, ho chiesto tra l'altro anche un consulto tramite una rubrica online a un pasticcere che mi ha confermato che effettivamente con l'amido di mais e di riso otteniamo un sapore, una consistenza diversa. Invece tante volte la farina lascia un po' di retrogusto. Quindi amido di mais o metà amido di mais e metà amido di riso. Cerchiamo di raccoglierlo tutto per bene, visto che la dose è ben collaudata. E non facciamo altro adesso che mescolare il tutto. E una volta miscelato per bene il composto, attendiamo che adesso metterò a riscaldare il latte e una volta raggiunta l'ebollizione andremo a inserire un po' di latte dentro questo composto qua. Quindi il latte ha raggiunto nuovamente l'ebollizione, quindi cosa facciamo? Ne versiamo un po' dentro il nostro composto per stemperare la nostra miscela di latte, di tuorli, scusate, zucchero e amido. Poi che cosa facciamo? Andiamo a prendere la nostra bacca, quindi questa la togliamo e poi possiamo risciacquarla, conservarla, quindi farla essiccare e poi frullarla magari insieme allo zucchero semolato per conferirgli un sapore vanigliato, perché per il costo che ha è anche un peccato buttarla. Quindi adesso cosa facciamo? Inseriamo tutto il composto dentro il latte e andiamo sul fuoco e facciamo addensare il composto. Quindi abbiamo messo il nostro composto sul fuoco e adesso non facciamo altro che mescolare per fare in modo che non attacchi e attendiamo che addensi il tutto. Ecco, la nostra crema, vedete, sta addensando, quindi adesso la togliamo dal fuoco e la andiamo a stendere su una teglia. Quindi abbiamo steso la nostra crema, adesso la lisciamo un attimino. Quindi cosa facciamo adesso? Abbiamo tra l'altro i nostri semi che si vedono, che lasciamo comunque dentro. Quindi una volta mescolata per bene, in modo tale da lisciarla un attimino, la
copriamo con pellicola a contatto, in modo tale che non formi la crosticina, e la mettiamo a raffreddare. Se avete un abbattitore ancora meglio, altrimenti in un congelatore per poco tempo, altrimenti nel frigo. Però mi raccomando, mettiamola subito in frigo per evitare una carica batterica. Quindi adesso passiamo alla preparazione del tronchetto. Allora, ora passiamo alla preparazione del tronchetto. Io in un altro video avevo già fatto il procedimento, però in caso non l'aveste visto io comunque ve lo ripropongo. Quindi ho suddiviso le dosi a metà, perché qui abbiamo solamente un rotolo, però potete farne anche due, in quel caso raddoppiare le dosi. Abbiamo 68 grammi e mezzo di albume liquido, poi abbiamo 112 grammi di uova intere e 44 grammi di tuorlo, poi abbiamo 68 grammi e mezzo di farina 00 e infine abbiamo 112 grammi circa di zucchero. Quindi cosa facciamo? Adesso partiamo con scaldare gli albumi insieme allo zucchero, circa 42 gradi, perché come avevo già detto anche nel video precedente, prima scaldiamo gli albumi con lo zucchero e dopodiché le uova con lo zucchero, in modo tale che le proteine dell'uovo formino poi un reticolato che vada a rendere il composto ancora più spumoso. Quindi per arrivare a 40 gradi non fate altro che, una volta arrivati sul fuoco, toccare con un dito. Appena sentite un leggero tepore nel dito vuol dire che siamo circa a 40 gradi. Ecco, poi un grado in più, grado in meno non fa differenza. Quindi andiamo sul fuoco. Quindi abbiamo scaldato l'albume con metà della dose dello zucchero, siamo arrivati a circa 40 gradi, adesso iniziamo a montare. Quindi abbiamo montato l'albume, abbiamo già scaldato i tuorli con la restante parte di zucchero, sempre a 40 gradi, e adesso continuiamo. Come vedete non ho lavato le fruste perché comunque non è importante, l'importante è che quando montiamo l'albume siano pulite le fruste, ma quando andiamo a montare le uova intere non c'è problema. Quindi abbiamo montato i nostri tuorli con gli albumi, scusate, i tuorli con le uova intere, quindi una volta che otteniamo questa cremosità andiamo a inserire la farina, mi raccomando sempre setacciata, magari facciamo un po' alla volta, e iniziamo a mescolare dal basso verso l'alto e pian piano la incorporiamo tutta quanta. Quindi abbiamo inserito tutta la farina e ora andiamo con l'albume, tutto sempre dal basso verso l'alto, e incorporiamo anche questo. Quindi incorporato anche l'albume, lo stendiamo su una teglia rivestita da carta da forno. Cerchiamo di stenderlo in modo omogeneo su tutta la teglia. Quindi lo abbiamo steso, livellato per bene, adesso lo mettiamo in forno a 210 gradi per un circa 7 minuti. Mi raccomando, non appena inizia a dolare sopra lo togliamo dal forno, comunque regolatevi sui 7 minuti. Quindi sono passati i nostri 7 minuti, come vedete si è ben dorato. Quindi adesso cosa facciamo? Lo capovolgiamo su un canovaccio pulito, in modo tale da farlo intiepidire. Quindi facciamo altro che prenderlo e girarlo. Attendiamo magari qualche minuto e poi lo sforniamo dalla carta da forno. Quindi abbiamo sfornato il nostro tronchetto, l'abbiamo solamente tolto dalla carta da forno, quindi adesso cosa facciamo? Lo arrotoliamo, magari lo facciamo raffreddare per bene, lo avvolgiamo magari nella carta da forno, lo possiamo lasciare a temperatura ambiente o anche riporlo in frigo. Quindi aspettiamo che si raffredda la nostra crema in modo tale da andare a completare il nostro tronchetto. Ecco, allora io ho ripreso la nostra crema dal frigo, cosa ho fatto? Beh, l'ho messa in questa ciotola, adesso la liscio un po' con la frusta, in modo tale da renderla un po' più cremosa, e adesso questo a vostro piacimento io aggiungerò un po' di panna montata, quindi circa un 100 grammi su questa dose di crema, però ecco, questo va un po' a preferenza, quindi fate voi anche sulla dose della panna. Se volete inserirla, ecco, fate un po' a vostra preferenza. Quindi la inseriamo
sempre dal basso verso l'alto, mi raccomando, perché la panna è montata. Quindi abbiamo preparato la nostra crema, io ho aggiunto la panna. Adesso cosa faccio io? Nella mia base del tronchetto metto un po' di glassa che mi sono preparata con 30 grammi di acqua e un 70 grammi di zucchero. Facciamo bollire, dopodiché aggiungiamo un po' di estratto di vaniglia, magari un mezzo cucchiaino, e dopodiché lo facciamo raffreddare. Questo gli darà un po' più di dolcezza in più e poi anche un po' più di morbidezza. Però ecco, questa è solamente un'opzione perché comunque il tronchetto è già bello morbido. Quindi inseriamo la nostra crema. E la stendiamo per bene. Quindi abbiamo steso la nostra crema per bene. Io ho messo un bello strato, quindi cercherò di arrotolarlo piano piano, però almeno rimarrà bello carico. Quindi lo abbiamo arrotolato per bene. Quindi cosa facciamo adesso? Prima di andare magari a metterlo nel frigo, andiamo a compensare nei punti dove la crema non c'era. Quindi riempiamo per bene di qua e anche dall'altra parte, in modo tale che sia bella carica anche la prima fetta. Quindi adesso lo arrotoliamo ancora nella carta da forno e magari lo mettiamo a riposare per bene in frigo in modo tale che si compatti per bene, quindi magari una mezz'oretta. Quindi adesso passiamo a montare la nostra crema per andare a rivestire il nostro tronchetto. Io ho messo qua 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero a velo e poi ho messo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Dopodiché, man mano che montiamo, andiamo a inserire 100 g di panna liquida. Quindi iniziamo a montarlo. Quindi man mano che monta inseriamo la panna liquida. Ancora una volta. Quindi abbiamo montato la nostra panna e mascarpone e adesso andiamo a riprendere il nostro tronchetto, così andiamo a decorarlo. Allora abbiamo sfornato il nostro tronchetto. Quindi cosa facciamo adesso? Potete lasciarlo o così intero o altrimenti magari ne andiamo a tagliare un pezzettino, magari così, e poi andiamo a metterlo nella nostra teglia. Quindi abbiamo messo la nostra prima parte di tronchetto, adesso andiamo a posizionare la seconda. Quindi lo mettiamo qua. E adesso andiamo a rivestirlo con la nostra crema. Quindi andiamo a posizionarla sopra il tronchetto. Quindi abbiamo ricoperto il nostro tronchetto, adesso magari facciamo le nostre venature del legno. Poi lo andremo a decorare. Io qua dei ribes, dei fiorellini in pasta di zucchero e poi delle meringhette per dare l'effetto neve. Quindi adesso mettiamo qua un po' di decorazioni. Qualche rosellina qua e là.
magari mettiamo ancora dei ribes. Poi andiamo a mettere qualche meringhetta per ricreare ancora un po' l'effetto neve. Anche quella sulla teglia. Mi raccomando, lasciamolo riposare in frigo per qualche ora prima di servirlo a tavola, o addirittura prepariamolo il giorno prima, che è ancora meglio. Ecco qua, quindi il nostro tronchetto innevato è concluso, però ecco, ripeto, decoratelo come volete perché comunque va a vostro gusto e piacimento, però vi assicuro che sarà molto buono perché con questa crema sarà veramente squisito. Quindi se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, magari provate a rifarlo a casa, fatemi sapere nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Io vi aspetto per un'altra ricetta.